Allora, ciao e bentornati sul canale. Il progetto di questa settimana vede la realizzazione del progetto con SketchUp della flange router. Iniziamo a disegnare una striscia che ha una dimensione di 900 mm per 100 mm e andiamo a verificare se la lunghezza è precisa. Quindi abbiamo 900, la metà è di circa 450 mm. A questa metà andiamo a disegnare quello che poi sarà il foro di aspirazione dei trucioli prodotti dalla frisatrice. Andiamo a modificare un attimo le dimensioni di questo foro in modo da allargarlo. Una volta fatto il foro andiamo a rimuovere la parte che non ci interessa. Andiamo a duplicare questo disegno, quindi con un semplice copia e incolla. Questo ritornerà utile successivamente. A questo punto ho deciso di non utilizzare delle T-track all'interno del piano della frisatrice, ma di realizzare delle guide, quindi dei fori all'interno della flange. A questo punto vado a posizionare una distanza di 150 mm alle due estremità e poi dopo andiamo a cancellare questa guida, andiamo un attimo. A questo punto vado a disegnare quella che sarà la guida di riferimento, ossia una larghezza di 3 mm per una lunghezza di 50 mm. A questo punto, con l'ausilio della funzione cancella, vado a rimuovere lo spazio all'interno. La stessa cosa la vado a realizzare da quest'altro lato. A questo punto posso andare a realizzare con il pulsante spingi tira lo spessore, che in questo caso è uno spessore di 15 mm, in quanto utilizzo un multistrato di piuppo appunto di 15 mm. Quindi vado a creare un componente che lo chiamerò base. A questo punto seleziono il disegno che ho incollato precedentemente, vado a creare un nuovo layer, lo rinomino chiamandolo base 1, vado a dargli lo spessore che ricordo è di 15 mm, lo riseleziono di nuovo e lo creo componente nominandolo base 1 e creo. Quindi a questo punto, se è andato tutto a buon fine, vado a spuntare la casella visibile sul layer e dovrebbe scomparire il disegno. A questo punto posso accertarmi che è andato tutto a buon fine. Successivamente procedo nel realizzare una terza finestra in cui vado a chiamare router flange. Selezionare la funzione goniometro, in quanto devo andare a ruotare di 45 gradi questo disegno, quindi lo porto a 45 gradi, vado a selezionare il pulsante di trascinamento e lo vado a portare in corrispondenza dell'altro pezzo, in modo da creare l'unione. E come possiamo vedere, ho realizzato una prima parte del progetto stesso. A questo punto seleziono tutto, quindi creo componente, vado a creare creo componente e lo denomino router flange. Crea. Adesso, se è andato tutto a buon fine, vado a cancellare la spunta e dovrebbe cancellarsi. Andiamo a misurare le superfici, abbiamo 100 per
85, creo un nuovo layer, lo chiamo supporto triangolo, e vado a disegnare un rettangolo che ha come dimensioni 100 mm per 85 mm e do invio. Allora vado a evidenziarlo in modo che possiamo capire meglio. Vado a tracciarmi la linea di riferimento e poi vado a dividerlo in due parti. Con il tasto gomma vado a cancellare la parte che non mi interessa e con il tasto spingi tira vado a dargli lo spessore di 15 mm e lo vado a creare il componente di riferimento chiamandolo supporto triangolo e vado a creare. A questo punto, come abbiamo fatto prima, bisogna ruotare il triangolo in modo da posizionarlo da metterlo in posizione, quindi lo ruotiamo di 45 gradi e poi dopo lo andiamo a ruotare anche un'altra volta sempre di 45 gradi in modo da posizionarlo da metterlo in posizione. Decido a che distanza andare a posizionare questi triangolini. Per utilizzi futuri ho deciso di posizionare a distanza di 70 mm dal bordo in modo da avere uno spazio sufficiente per poter eventualmente andare a bloccare la guida con dei morselli. Prendo un triangolino e lo vado a posizionare sulla guida di riferimento. La stessa cosa andrò a fare da quest'altro lato della guida. Prendo un triangolino e lo vado a fissare sul punto di riferimento. Decido di dargli una distanza di 30 mm a destra, 30 mm a sinistra, prendo un triangolino e lo vado a posizionare. Lo evidenziamo, prendiamo il tasto spostamento e lo andiamo a posizionare. Bene, a questo punto dobbiamo vedere dobbiamo andare a realizzare il coperchio dell'impianto di aspirazione. Innanzitutto andiamo a vedere le misure e andiamo a verificare se la distanza è 140. Perfetto, 140 per 131. Andiamo a creare un coperchio di 140 mm per 131 mm. Andiamo a tracciare le linee in diagonali in modo da vedere il centro e poi con la funzione cerchio andiamo a posizionarci e gli diamo una distanza di circa 25 mm, in quanto tutto il cerchio deve avere una distanza di 50 mm. Fatto questo, cancelliamo le linee di tracciamento e con la funzione gomma andiamo a cancellare il centro del cerchio. Allora, a questo punto con la funzione spingi tira vado a dargli uno spessore di 9 mm in quanto utilizzerò un multistrato di pino fenolico di 9 mm. Allora, sempre nel layer, a questo punto creo un nuovo layer e lo rinomino coperchio aspira trucioli, coperchio aspira per brevità, e lo vado a selezionare, tasto destro, crea componente coperchio aspira. Con la funzione sposta prendo il disegno che ho realizzato precedentemente e lo vado a posizionare sul triangolino centrale, sui triangolini centrali. Mi accerto che è tutto in posizione e con
il goniometro lo vado a inclinare in modo da portarlo da farlo coincidere con l'inclinazione a 45 gradi dei triangoli posti precedentemente. Bene, adesso andiamo a creare un nuovo layer e lo rinominiamo Featherboard e vediamo se lo troviamo nel magazzino. Allora iniziamo a fare lo selezioniamo e facciamo un copia e incolla in modo da averne due. Allora andiamo innanzitutto, adesso prendiamo il cursore per spostarlo e lo avviciniamo alla nostra, lo andiamo a avvicinare alla nostra guida laterale in modo da affiancarlo. Anche lo portiamo in posizione. Adesso vediamo un attimo come, e lo andiamo a scalare perché è troppo grande. Ecco qua, l'abbiamo già portato in scala. Adesso ne facciamo una copia di già scalato e lo andiamo a posizionare, andiamo a mettere in posizione. Sempre con il nostro tasto di spostamento lo affianchiamo, eccolo qua. Ecco, più o meno l'abbiamo posizionato sulla battuta della guida laterale. Adesso dobbiamo andare a precisare i punti dove lo vogliamo posizionare. Allora diciamo che questo è il centro e quindi partiamo da lo posizioniamo a una distanza di 150 mm e 150 mm anche da quest'altro lato. A questo punto adesso andiamo a centrare l'altezza, pressioniamo a 50 e andiamo a realizzare dei fori, giusto per ricordarci che a questa distanza andranno realizzati dei fori su cui puoi andare a inserire il perno per far scorrere Featherboard. Adesso andiamo a selezionare il Featherboard e con il pulsante di trascinamento e spostamento andiamo a posizionare una delle due guide sul foro. Intanto questo qua lo andiamo a copiare e incollare in modo da avere le 4 manovaline che ci servono. Ovviamente va anche scalato perché adesso non risponde più alla proporzione. Vediamo se è stato posizionato correttamente. Ecco qua. Cancelliamo queste guide di riferimento e andiamo di nuovo in prospettiva per vedere se è tutto fatto bene. Allora adesso realizzato questo andiamo a disegnare la manopola. Facciamo un cerchio, bordi limiti, vediamo 1, 2, a questo punto con la gomma andiamo a cancellare le parti che non ci interessano
se vedete su internet ci sono tanti procedimenti che spiegano come velocizzare questo tipo di procedura. Allora, creiamo il componente come manopola e gli diamo ok. Adesso andiamo a rimpicciolire secondo le nostre necessità ed eccolo qua, e gli diamo pure, l'abbiamo realizzata la manopolina. Possiamo dire di aver completato la nostra French router, giusto per ricordarci le dimensioni del progetto. Per avere un promemoria visivo di quanto realizzato. Ed ecco il progetto, si può dire, concluso. Spero che le informazioni che ho fornito durante questo tutorial siano sufficienti per permettervi di realizzare un vostro progetto. Se vi è piaciuto, un bel pollice in su in modo da manifestare il vostro livello di gradimento. Se ti va e ti fa piacere, condividi questo video con i tuoi contatti e se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina sulla Decidure Tutte in modo da restare sempre aggiornato per ricevere gli avvisi quando usciranno i futuri video, che comunque ti ricordo sono programmati ogni venerdì alle ore 21. Bene, non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo progetto, posizionare il progetto stesso in modo che tu possa visionare le misure, ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana, rinviarti a venerdì prossimo.